18 marzo 12. Eletti, amici cari, con il vostro ardore e la vostra fedeltà voi sostenete il mio piano d'amore sulla intera umanità. Sposa cara, i miei fedeli amici sostengono il mio piano, aiutano il mio progetto d'amore sull'intera umanità. Il tuo cuore sia pieno di speranza anche quando ti pare che intorno crolli ogni cosa. Non sono io, Gesù, l'amore? Posso promettere e non mantenere? Posso fare un progetto e non realizzarlo? Mi dici adorato, adorato, adorato Signore, mai questo è accaduto nell'arco della storia e mai accadrà. I tuoi progetti sempre si sono realizzati, perché tu, Gesù, puoi ciò che vuoi, nulla ti è impossibile, perché sei vero uomo, ma anche vero Dio, onnipotente. Tu chiedi ai tuoi piccoli più piccoli fedeltà e perseveranza, questo chiedi, dolce amore. Cos'è più bello per l'uomo che stare al tuo servizio? Che è più bello per l'uomo che ascoltare la tua sublime parola e viverla ogni giorno? Dolce amore, chiedi ai piccoli più piccoli, chiedi sempre, chiedi tutto. Essi vivono per servirti, per ringraziarti, per adorarti giorno e notte e giorno. Il piccolo più piccolo chiede a te, Gesù, di tenere sempre su di lui il tuo sguardo e di mostrare la tua volontà. Quando tu chiami, amore infinito, i piccoli corrono a te con loro eccomi, il cuore è gioioso e l'anima esulta in te. In questo tempo di media generale conta sui piccoli più piccoli, chiedi ad essi saranno felici di obbedirti, sempre. Sposa cara, piccola mia, sono proprio costoro i piccoli più piccoli la gioia del mio cuore. Essi con le preghiere e con le suppliche ottengono le grazie per l'intera umanità, tutti si sono stretti al cuore della madre ed ella li conduce e li istruisce. Proprio per la loro presenza sulla terra, la purificazione generale è meno incisiva e le grazie scendono copiose. Pensa, piccola mia, pensa a ciò che ottenne il popolo per l'intercessione e la supplica di Mosè. Molti si erano ribellati ed Dio, li punì con i serpenti velenosi, ma Dio, per le suppliche, feci costruire un serpente di rame. Chi lo guardava restava in vita. Vedi, amata sposa, quanto potere hanno le suppliche di intercessione dei giusti? Molti mali peggiori sarebbero accaduti, ma, per le suppliche dei piccoli più piccoli, unite a quelle della Madre Santa, non sono accaduti. Tu dici Signore amato, vedo crollare tutto intorno. Dici questo, vedendo ciò che accade nel mondo e nella tua stessa patria, ma sappi e fa sapere che ciò che è avvenuto ed avviene è molto attenuato, per le suppliche dei piccoli più piccoli, che stanno ben stretti alla Madre del Cielo, che intercede per l'intera umanità e supplica la misericordia mia. Mi dici dolcissimo amore, questo l'avevo ben compreso, che cioè i guai sarebbero stati molto più amari, senza tali suppliche, perché grande è il fiume di peccato, che scorre per le strade del mondo. Sia tu benedetto, Santissimo, perché hai pietà dei miseri e non vuoi la rovina del peccatore, ma che si ravveda e si salvi. Sia tu benedetto in ogni momento, per le meraviglie, che hai compiuto e continui a compiere. Venga presto il giorno nel quale ogni uomo della terra faccia della sua vita un canto di amore per te, Gesù, che hai offerto la tua vita per la salvezza dell'umanità di ogni tempo. L'hai offerta e poi te la sei ripresa, perché tu sei il Signore della vita. Accogli le suppliche dei piccoli, che chiedono il trionfo del tuo cuore, unito a quello della dolce Madre tua e nostra. Sposa amata, il mondo merita una dura punizione, per la grande ribellione, ma per la presenza dei piccoli più piccoli dal cuore ardente d'amore, la purificazione sarà un po' attenuata. Resta, felice, nel mio cuore e godi nelle delizie d'amore. Ti amo. Vi amo. Gesù. Figli cari e tanto amati, sento le vostre lamentele per la croce, che si è fatta più pesante e difficile da portare. Non pensate che Dio vi abbia abbandonato, quando vedete peggiorare le cose, non lo pensate neppure per un istante, capite che Dio mai vi abbandona, mai vi abbandonerà, se voi non abbandonate Lui. Figli amati, voi siete rattristati per ciò che accade in ogni parte del mondo e anche nel vostro paese, pensate Dio si è stancato di noi.
Figli cari, non temete, se avete posto Dio al di sopra di tutto nel pensiero, nel cuore, nel fremito del vostro essere, non abbiate paura, perché Egli vede e provvede a tutto, conosce voi più di quanto conosciate voi stessi. Figli amati, se i tempi sono duri e difficili e fanno tremare il cuore, voi aiutatevi con la preghiera ardente e l'adorazione continua a Dio nel vostro cuore, fate di esso un tabernacolo, dove viene accolto Gesù ed adorato giorno e notte. Fate questo, figli amati, e la vita diverrà un agile volo verso l'eternità. Mi unisco a voi per l'adorazione continua. Vi amo. Ti amo, angelo mio. Maria Santissima.